Salve ragazzi e bentornati nel mio piccolo laboratorio. Prima che mi dimentico voglio ringraziare tutti gli iscritti. Ad un anno dall'apertura del canale ho superato i 500 iscritti. Lo so, non sono tanti, ma per me è una grande soddisfazione. In questo video vi faccio vedere come potete costruirvi semplicemente una dima per il nostro trapano a colonna con due scarti da laboratorio. In questo caso io ho preso una tavola intruciolare rivestita 50 cm per 30 cm e un listello 45 mm per 35 mm. Mandiamo la sigla e iniziamo subito con il lavoro. Vi auguro una buona visione. Ok ragazzi, la prima cosa da fare è fissare la nostra tavoletta di scarto sul pianetto del trapano a colonna. Qui abbiamo delle asole, quindi la mettiamo in posizione il più dritto possibile. E con un pennarello segneremo all'incirca la metà, qui e qui. Una volta fatti i segni giriamo la nostra tavola e con una punta da 2 mm fina fina andremo a forare dove abbiamo segnato qua. Uno e due. Ora con una punta da 12 mm faremo l'alloggiamento per la testa del bullone M6. E con la punta da 6 mm foriamo da parte a parte. Prendiamo due rondelle che abbiano almeno 30 mm di diametro, le inseriamo nei nostri bulloni e con un dado da 6 andiamo ad avvitare. Ora prendiamo il nostro listello 45 x 35, gli marchiamo il centro dalla parte dei 35 mm e a 30 mm marchiamo il segno dove faremo il foro del dado lungo. Punta da 6 mm . Una volta forato il listello lo metteremo a filo dalla nostra sinistra e all'incirca mezzo centimetro dal bordo retro qui. Lo fissiamo e foriamo. Qui ci metteremo un dado autobloccante, di quelli che una volta stretti non si svidano.
Ok, liberiamo i nostri morsetti. E la guida è fatta. Ecco qui. Facciamo una prova, così vi faccio vedere come funziona la guida. Ho preso un altro pezzo di scarto. Col nostro truschino faremo una riga. Una volta posizionato, quando vediamo che ci stiamo sul segno, la fermiamo così e partiamo. Perfetto. Volendo potete costruirvi anche un tacchetto simile a questo che io uso per la mia troncatrice. Questo si mette in posizione così, lo fermiamo con un morsetto e in questo modo possiamo praticare i fori in entrambi i lati alla stessa distanza. Bene ragazzi, speriamo che la mia guida molto semplice e a costo zero vi sia piaciuta. Se è sì, mettete un like e non dimenticate, iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Detto questo, vi saluto, vi auguro buon lavoro e ci vediamo al prossimo video. Ciao!